Ciao e benvenuti sul canale. Nel lontano passato dell'umanità ci sono state visite di intelligenze aliene che hanno interagito con le forme di vita presenti sulla Terra e che ne hanno in qualche modo modificato il percorso evolutivo. Sono in molti a pensarlo e tra questi ci sono anche alcuni scienziati considerati eretici. Ci sono evidenze fisiche di un passato dell'umanità diverso da quello che siamo stati abituati a studiare sui libri di scuola. Un passato che vide esseri intelligenti non umane dotati di tecnologie avanzatissime, capaci di erigere colossali monumenti di pietra. Opere così imponenti da sfidare i millenni e la logica della comunità scientifica. Non bisogna essere grandi ingegneri o architetti per capire che certi monumenti come la grande piramide di Cheope, per esempio, non può essere stata costruita da popolazioni che erano appena uscite dal Neolitico e dotati di utensili di legno e piccoli strumenti di rame. Secondo la storia ufficiale, i nostri antenati sono passati con estrema disinvoltura dalla costruzione di capanne in legno e paglia all'edificazione delle piramidi della piana di Giza. Giudicate voi stessi se questo fondamento storico può essere plausibile. Sparsi per l'intero pianeta ci sono opere titaniche che tutte le antiche popolazioni sapevano essere state costruite da giganti o da popoli venuti dal cielo. Ma ci sono anche piccoli oggetti, incisioni rupestri, mappe impossibili che devono essere state disegnate con rilevazioni fatte da grandi altezze in periodi storici in cui l'uomo non volava ancora. Come la Grande Piramide esistono opere colossali che sono lì a ricordarci che ci fu un passato ormai dimenticato che ci parla e che racconta di una tecnologia avanzata arrivata da luoghi lontani. Come si possono spiegare i megaliti di Baalbek? Si tratta di una piattaforma di pietra nella città di Baalbek in Libano, posta sulla cima di una montagna. Baalbek ha una storia di almeno 5.000 anni. Il Trilition è formato da 3 megaliti che pesano ognuno circa 1000 tonnellate, con un'altezza media di 4 metri per 25 metri di lunghezza. Questi enormi blocchi sono stati intagliati nella cava vicina, sollevati e posizionati a 9 metri d'altezza, spostati su un terreno impervio con una strumentazione sconosciuta. Pensate che nella cava è stato scoperto un macigno di granito denominato Pietra del Sud, del peso di 2000 tonnellate. Oggi, con le tecnologie moderne, non siamo ancora in grado di sollevare macigni di 2000 tonnellate. L'unico mezzo meccanico che riesce a sollevare circa 1000 tonnellate è la gru mobile della Liebherr. Questa macchina riesce a sollevare un tale peso, ma non può spostarlo su un terreno impervio e posizionarlo a grandi altezze. Questo è un dato di fatto. Dunque, chi è stato millenni fa ad edificare la piattaforma Trilition a Baalbek se non possedeva tecnologie addirittura superiori a quelle moderne? Ma soprattutto, a cosa doveva servire una piattaforma così grande e così colossale? Qualcuno ha avanzato l'ipotesi che l'intera struttura servisse come rampa di lancio di grosse navi spaziali o razzi. Una ipotesi azzardata, direte voi? Forse. Ma se analizziamo una piccola statuetta rinvenuta a Tropaccale, in Turchia, ci rendiamo subito conto che forse l'ipotesi della stazione spaziale non è poi così azzardata. Si tratta di una scultura in argilla vecchia di almeno 3000 anni che assomiglia in maniera sconcertante ai moderni razzi spaziali. L'astronauta è seduto davanti al quadrocomandi e indossa una tuta spaziale. Se si osserva con attenzione si può vedere quello che sembra un tubo per la respirazione posto sotto il mento. Sono presenti addirittura le bocche di scarico posteriori. Davvero impressionante. Il manufatto è di proprietà del Museo di Istanbul che chissà per quale motivo non l'ha mai esposto al pubblico. Come per le piramidi di Giza, anche per il Trilition non esiste documentazione scritta sui metodi di edificazione di questi immensi monumenti. Quelle antiche e incredibili conoscenze tecnologiche sono andate perdute nella notte dei tempi. Avete mai riflettuto sul fatto che gli antichi egizi hanno lasciato geroglifici a testimonianza dei loro usi e costumi, ma non hanno lasciato nemmeno un riferimento ai metodi di costruzione della struttura più grande della storia dell'umanità da loro costruita? Esatto, non esistono geroglifici sul metodo di edificazione delle piramidi. Forse perché gli antichi egizi non sono i veri costruttori delle piramidi?
Gli antichi astronauti non sono sfuggiti all'arte dei nostri antenati. Nel passato della nostra storia sono stati raffigurati anche nelle incisioni rupestri, come i cosiddetti astronauti della Val Camonica in provincia di Brescia. Si tratta di due uomini stilizzati che indossano quelli che sembrano caschi da cui fuoriescono dei raggi, forse dei caschi dotati di luci. Tengono in mano strani strumenti e accanto a loro ci sono oggetti circolari che potrebbero far pensare ad astronavi. Furono incisi dai Camuni, un popolo dell'Italia antica presente in Val Camonica e nelle Alpi centrali durante l'età del ferro. Molti studiosi di confine pensano che si possa trattare di antichi astronauti venuti in contatto con i Camuni in tempi remoti. È una ipotesi affascinante se si considera che i graffiti in questione hanno delle sorprendenti analogie con le testimonianze lasciate da altre popolazioni nel mondo. Se ci spostiamo nel Tassili, nel deserto del Sahara algerino, veniamo sopraffatti dalle affascinanti pitture rupestri che richiamano alla memoria quelle dei Camuni e degli indiani d'America nel Parco Nazionale di Capitol Reef, nello stato dello Utah, e di altre località sparse per tutto il pianeta. Semplici coincidenze? Accanto a figure di uomini, donne e animali troviamo qualcosa di dissonante, il ciclo di pitture definito delle teste rotonde. Attribuiti ad un'epoca di almeno 10.000 anni fa, ci presenta delle figure che nulla hanno in comune con noi umani. Guardando bene l'immagine del grande dio marziano così definito, non si può non considerare la somiglianza con un essere umanoide coperto da una tuta e da un casco. Forse i preistorici artisti dipinsero quello che videro, e cioè esseri scesi dal cielo in missione esplorativa? E che dire poi dei graffiti presenti su alcune rocce australiane chiamati i fratelli del fulmine o Vangina, che somigliano in maniera sorprendente agli alieni grigi. Grandi occhi che hanno scrutato gli osservatori di un lontano passato e fissano enigmatici quelli moderni. Anche questi sembrano indossare tute aderenti come i moderni astronauti. Se non siete ancora convinti che si possa trattare di antichi astronauti, osservate l'imponente figura ritrovata in una caverna sempre in Australia tra le montagne di Kimberley. Esseri alti, vestiti con tuniche rosse, con aureole blu e che hanno 4 o 8 dita sia alle mani che ai piedi. Un elemento che ha fatto riflettere gli studiosi è il fatto che questi strani esseri indossano scarpe. Questo elemento è in completo contrasto con le usanze degli aborigeni australiani che da sempre girano scalzi. Gli aborigeni australiani hanno sempre affermato che i loro antenati non furono gli autori dei graffiti e che la loro paternità va ricercata in un'antica razza che abitò l'Australia in epoche precedenti. Qualcuno volava nei cieli della preistoria. Un altro incredibile bassorilievo presenta incredibili somiglianze con un velivolo spaziale. Rinvenuto in Messico, il manufatto denominato Cerro de la Cantera raffigura un uomo seduto all'interno di quello che sembra un abitacolo. La struttura, qualunque cosa sia, sta volando tra le nuvole e sta sputando grosse fiammate dalla sua parte posteriore. Di cosa si tratta? Di rappresentazioni allegoriche o di qualche misterioso rituale? Potrebbe essere anche così oppure no. Avete notato la sorprendente somiglianza con la pietra di Palenque? Di indizi di questo tipo ce ne sono a migliaia e si trovano ovunque nel nostro pianeta, ma nessuno ne parla. Ci sono sorprendenti evidenze di un passato remoto ricco di segnali circa la presenza sulla Terra di antichi astronauti. Ci sono le tracce, ma come fanno gli scienziati e molte persone comuni, si possono ignorare. Ci si può voltare dall'altra parte facendo finta che non esistano, o si può insistere sul fatto che siano tutte cose spiegabili convenzionalmente. Non credo sia così. Noi continuiamo ad analizzare i fatti per arrivare prima o poi alla verità. Se avete spiegazioni alternative o semplicemente volete dire la vostra, fatelo nella sezione dei commenti. Vi ricordo che potete iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche dei documentari che verranno pubblicati.